a tutti, ciao. Ciao, Eccolo, Filippo. come stai? Tutto abbastanza bene, dai, tutto abbastanza bene. Milan è secondo, qualche difficoltà, però va bene. Come Va bene. valuti la partita di ieri, Filippo? Perché non riusciamo più a goderci neanche le vittorie. È vero, facciamo fatica, però insomma è anche vero che insomma il Milan sta faticando un po' a proporre quel gioco di cui si aveva abituato soprattutto all'inizio, insomma, ecco la prima parte di stagione in particolare. E poi insomma sono alternate prestazioni un po' ondivaghe, dove ci sono stati dei momenti di bel calcio e momenti invece come le ultime tre recenti partite insomma, che hanno lasciato un po' di amaro in bocca, se non altro, almeno forse eravamo abituati a quello che la squadra era riuscita a proporci prima e adesso non riesce più a esprimere questo gioco. Ma perché secondo te, Filippo? No, è difficile dirlo. Sicuramente è chiaro che ci sia un po' di anche da parte degli avversari, no? Abbiamo conosciuto, studiato il Milan e quindi coprono gli spazi, riescono fanno partite spesso difensive, come ad esempio ieri l'Empoli, no? L'ha fatta bene, poi pian piano magari ha preso anche campo, soprattutto nel secondo tempo quando doveva recuperare il risultato. Però ecco, sta di fatto che un attimino facciamo fatica e ieri quando ci è mancato Leao che noi tutti qua, io no, però spesso viene attaccato, no, per il suo atteggiamento eccetera, però ieri l'abbiamo un po' rimpianto su quella faccia lì. Anche se Okafor però non ha giocato male, Stavo dicendo che Okafor ha fatto la sua partita, però è mancato un po' quel binario, no, di quel sapersi trovare di Hernandez, di Teo e di Leao sulla fascia sinistra. Credo che sia come posso dire, acceso solo una volta nel secondo tempo, ecco, ed è stato fermato poi dall'ufficio dell'Empoli. Difficile dirlo, certamente questa circolazione di palla piuttosto lenta e questa ormai capacità degli avversari di fermarci lì dentro il campo, dove magari prima si trovava qualche possibilità di trovare spazi per ricevere palla e andare a puntare la linea difensiva avversaria un po' frontalmente, viene meno, e quindi bisogna essere ancora più veloci, ancora più precisi dal punto di vista tecnico, e a volte quando viene a mancare questa precisione, questa velocità, gli altri poi ci aspettano, diventa tutto molto più difficile, quindi Certo. poi non so se sia quella giusta o meno, o una delle letture. Tra le buone notizie c'è sicuramente quello del fatto che la difesa si sta reintegrando, è rientrato Tomori, siamo un po' Kalulu. più alti infatti, tra l'altro. Esatto, stavo dicendo questa cosa, c'è da dire che appunto ritornando Tomori, lo stesso Cho, che hanno un po' più di velocità, no, rispetto a coloro che li hanno sostituiti, lo stesso Garda che ha fatto secondo me comunque una grande parte di campionato, quando è stato chiamato una buona parte di campionato, quando è stato chiamato in causa, con loro si può pensare di difendere più alti, quindi di dare ancora più continuità all'azione offensiva, no? Quando si perde palla andare a attaccare subito gli attaccanti avversari in avanti, e questo dovrebbe nel tempo, ovviamente non pensiamo di averlo subito, però ritornare ad essere più continui nella fase d'attacco e cercare di entusiasmare un po' il pubblico. Manca un po' quello, insomma, soprattutto in una certa parte di pubblico. Sappiamo quanto siamo un po' esigenti, no? Noi della parte rossonera, perché vincere, vogliamo tutti vincere, però credo che il tifoso del Milan voglia vincere anche in un certo modo, insomma, ecco. Questo sicuramente. Filippo, senti, io ti faccio una domanda, tu ne sai sicuramente di più, ma sulla gestione dei giocatori, e è proprio per questo che lo chiedo a te, no? E in particolare sulla gestione durante tutta la stagione di Chukwueze e Musa, che sono due giocatori che per due motivi probabilmente diversi hanno avuto poco spazio, a mio avviso troppo poco, soprattutto Musa, che per esempio ieri entra molto bene, ma che ha giocato in tanti ruoli, in diversi ruoli, troppi, al punto che anche lo stesso Musa a volte chiedeva al mister dove doveva giocare, e questo secondo me non fa bene. Ma secondo te anche sulla gestione di Chukwueze? Io credo che chi abbia chiesto al mister dove doveva giocare, ma non perché non sapesse dove doveva giocare, ma magari se aveva qualche compito specifico che forse al ragazzo era sfuggito, insomma, ecco, assolutamente credo che mister Pioli abbia dato le indicazioni corrette. Poi sappiamo bene come oggi nel calcio moderno non è che
si dia un compito e rimanga quello fisso, ma si debba un attimino anche saper leggere le situazioni. Ecco, io credo che questi giocatori ancora, di quelli di cui tu hai parlato, debbano ancora comprendere lo sviluppo del gioco meglio, insomma, devono arrivare a quella maturazione tale per cui non è che ti do un compito, tu fai quello, cioè ti istruisco, ma leggi la situazione, leggi ciò che accade in campo e quindi tu fai di conseguenza. Insomma, l'allenatore chiaro ti dà qualcosa, ti dà delle indicazioni appunto, ma poi lo svolgimento della partita è sempre qualcosa di imprevedibile, no? Il talento vero è poi quello che è in grado di non stupirsi quando qualcosa di inusuale accade sul campo e anzi di saper stare dentro in quelle difficoltà. Ma su Chukwueze non ti faccio una provocazione breve, ma perché tu stai cercando di farti salvare Chukwueze a tutti i costi da Filippo Galli. No, però dico, la gestione di Chukwueze non ti ricorda un po' quella, a mio avviso sbagliata, di De Ketelaere dell'anno scorso? Non lo so, guarda, cioè sinceramente dovrei andare a riprendere dei dati, a riprendere delle situazioni che così a mente fredda non mi vengono, insomma, non riesco a comprendere questo parallelo, ecco, ma è colpa mia, no? Assolutamente, magari ne farò una ricerca, un'attenzione nei prossimi giorni. Non lo so, io credo che davvero fare poi dei paralleli così sia un po' inappropriato, no? Perché ogni giocatore ha una sua storia, una sua traiettoria di carriera, dei momenti e delle capacità di inserirsi in un contesto piuttosto che in un altro. Se no siamo sempre lì, no? Allora quante volte magari altri giocatori non hanno performato da noi e poi sono andati via, hanno fatto bene, oppure il contrario. Per cui insomma non lo so, io non credo che sia una se poi non riesca a rendere perché non è stato gestito bene. Modo, no? In questo momento sta faticando di suo, poi è chiaro che quando la squadra va meglio, quando la squadra tutto gira, è più facile anche che alcuni giocatori che giocano meno riescano ad inserirsi. Chiaro, poi dopo anche quando si fanno tanti cambi, no? Se il turnover non si può utilizzare come parola, però è indubbio che farne pochi può aiutare quelli che entrano, quando poi invece il turnover è piuttosto l'ho usato, diventa un po' troppo massiccio, rischi poi di mettere in difficoltà questi ragazzi perché magari entrano in un contesto che fa vita funzionare in termini generali. Filippo, ancora due domande che ti voglio fare, per cui non ti vogliamo rubare troppo. Il pulsante, sì, perché no, non ti vogliamo rubare troppo tempo, però le ho tenute proprio, ce l'ho qui proprio per te. Sì. La prima è sulla gestione dei vari Gimenez, Simic, eccetera. In un momento in cui ormai il campionato quello che doveva dire l'ha detto, perché lì davanti sono irraggiungibili, dietro in teoria dovremmo essere sereni. Secondo te è possibile, è auspicabile aspettarci un maggior minutaggio di tutti questi ragazzi che in qualche modo hanno visto la prima squadra quest'anno ma poi se ne sono perse le tracce? Non lo so, perché sai, anche qui vedi Pioli adesso sta facendo rientrare giocatori che sono stati fuori tanto tempo e c'è bisogno di recuperarli, l'abbiamo detto prima, no? I vari Tomori, lo stesso Ciò, e quindi c'è già quell'attenzione rispetto a dare minutaggio a giocatori che hanno avuto problemi fisici. Questo poi magari può distogliere l'attenzione sui Gimenez, su Simic, che tra l'altro poi soprattutto Simic che è impegnato sempre con la Primavera, credo che abbia a breve lo scontro con il Real Madrid nella Youth League. È chiaro che poi viene sempre prima nella prima squadra, come almeno sempre stato così a Milan, però è chiaro che ci debba essere sinergia tra prima squadra e Primavera e ascolto, no? Tra chi lavora nel settore giovanile e chi appunto è invece imputato a decidere cosa accada in prima squadra. Non lo so, può darsi, però adesso c'era la rincorsa al secondo posto, ora ci sarà a mantenere il secondo posto, dipenderà un po' quali saranno gli scenari, no? Adesso se passi il turno
con lo Slavia Praga in Europa League, può darsi che poi da parte di Pioli ci sia più attenzione nel provare a dare minutaggio ai giocatori che hanno giocato meno, i più giovani, per capire davvero fino in fondo se sono da rosa del Milan. Ecco. La più difficile per la fine, Filippo. Camarda ha fatto 16 anni quando è? Ieri, sì, perché oggi è lunedì. Auguri. Esatto. Di rimanere al Milan anche. Qualcuno si aspettava già un rinnovo domenica, una roba ovviamente che sa un po' una fantascienza. No, io Filippo lo so, tu non ti sbilancerai mai, giustamente, perché non conosci la situazione eccetera, però se dovessi dare un consiglio, Filippo, a l'entourage, come si dice in questi casi, che non è solo il procuratore ma soprattutto la famiglia, cioè stiamo parlando di un ragazzo di 16 anni. Allora l'entourage, la famiglia non ascolteranno mai quello che dice Filippo. Spoiler. State tranquilli, no, ma di chiunque si parli, per carità, no? Perché poi ognuno fa le sue strategie di trattative, magari il contratto è lì per essere pronto per essere firmato, si sta aspettando un momento più opportuno, oppure invece è chiaro che ci sono poi sirene dall'estero che possono attrarre in qualche modo. Certo sarebbe un dispiacere che il ragazzo è cresciuto da noi, è rossonero da sempre praticamente, a suo tempo già c'erano stati dei tentativi di portarcelo via e adesso però sappiamo bene quali saranno anche poi le discussioni, forse le garanzie tecniche e quant'altro, come sempre garanzie tecniche, garanzie economiche e quant'altro, è complesso tutto questo. Mi spiace non poter dare una grazie Filippo, non posso firmare io il contratto. Giusto. Grazie ragazzi. Magari, grazie Filippo, ti vogliamo Filippo. bene, un abbraccio. Ciao. Sempre, ciao. Ciao. Allora, abbiamo mezz'ora per le telefonate, a questo momento le apriamo. Prima però, se siete d'accordo